Ciao, benvenuto o bentornato su questo canale. Se non mi conosci, mi chiamo Virginie, sono un interior designer e amo co-creare con i miei clienti le loro case affinché possano avere una casa bella, funzionale, ma soprattutto che li rappresenti e li supporti nella vita di tutti i giorni. Questo può andare dalla consulenza fino all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa e ristrutturazione, dandoti suggerimenti e spunti affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa nella quale non vedi l'ora di tornare per trovare e essere te stesso. Ricorda però che questi sono suggerimenti generali, non possono avere lo stesso peso di una consulenza fatta su misura. Quindi prendi solo quello che senti davvero faccia il caso tuo e il resto lascialo andare. In quest'ultimo periodo, soprattutto con le dirette con la dottoressa Francesca Basile, ho parlato di cambiamento e dell'importanza di migliorare i propri spazi affinché ci possano supportare sempre. Spesso però, anche quando si vorrebbe mettere mano alla propria casa, non si sa da dove partire. In questo video vorrei darti alcuni suggerimenti che possano aiutarti a vedere in maniera nuova i tuoi ambienti e capire dove eventualmente mettere le mani. Prima di cominciare, se ti piacciono questi argomenti e non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Resterai sempre aggiornato e mi aiuterai a farlo crescere, io lo apprezzo tantissimo. Ora metti un bel like al video e partiamo. Capita di decidere di voler mettere mano alle nostre case, ma poi guardiamo la stanza e ci blocchiamo. Di fatto si è così abituati ai propri spazi che non si sa cosa cambiare. Possiamo dire che siamo assuefatti. Non notiamo nemmeno più le cose perché in qualche modo sono sempre state così e ci abbiamo sempre convissuto bene. O quasi. Se però si sente l'esigenza di dare una rinfrescata alla casa, occorre guardare i propri spazi con occhi diversi. Per farlo è utile entrare nelle varie stanze fingendo che sia la prima volta, con carta e penna e porsi una serie di domande. Vediamo quali. Nota cosa attira per primo e per secondo il tuo sguardo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, naturalmente. Potrebbe essere un quadro, una console o anche semplicemente un vaso o una cornice con foto. A questo punto chiediti: è quello che voglio che la gente veda per primo? Se è vero che la casa deve rappresentare te e piacere a te, è altrettanto vero che se c'è qualcosa che non ti piace, poi potresti evitare o limitare gli inviti per questo. Non solo, se non vuoi che sia la prima cosa che le persone vedano, di fatto non vuoi che sia la prima cosa da vedere nemmeno per te. Per quanto piccola possa essere una stanza, deve dare un ampio senso di respiro e deve essere il più luminosa possibile. Non sempre le stanze hanno luce naturale in abbondanza, ma come già detto altre volte, ci sono molti trucchi per illuminarla. Gli specchi prima di tutto, ma anche superfici lucidi o metalli, tutte cose che possono riflettere al meglio la luce. Guarda con occhi critici i tuoi ambienti e rispondi in maniera sincera. Quando entri nelle varie stanze devi sentirti accolto, abbracciato e devi sentirti immediatamente a tuo agio. Se così non fosse, prova a pensare a quelle cose che ti farebbero stare meglio. Potrebbe essere cambiare colori, l'utilizzo di trame e materiali o il personalizzare con qualche oggetto e decorazione particolare.
È molto importante che quando si entra in una stanza lo sguardo possa fluire liberamente per tutto l'ambiente. Questo crea un piacere inconscio nella mente che si rilassa. Ci potrà, anzi dovrà essere un punto focale che attira di più, ma in generale lo sguardo deve potersi muovere senza intoppi. Quindi è bene rimuovere o sistemare qualunque cosa possa bloccare in qualche modo questo fluire della vista. Controlla che non ci siano zone dove sono raggruppati tutti i mobili e altre completamente vuote. Avere tutto collocato solo da una parte della stanza crea un disequilibrio che poi crea un fastidio inconscio alla mente. Per lo stesso motivo è bene bilanciare i pesi visivi e giocare anche con le altezze. Questo tra l'altro sarà d'aiuto anche per il punto precedente, ovvero aiuterà a far fluire meglio lo sguardo. Anche i muri sono molto importanti e muri troppo pieni di fotografie e quadri possono soffocare. Se è vero che spazi vuoti sono necessari per dare respiro, è altrettanto vero che muri completamente vuoti risulteranno tristi. Oltre al quantitativo di decorazione, fai attenzione anche alle dimensioni. Tutto deve essere proporzionato. Decorazioni troppo piccole si perderanno e troppo grandi incomberanno. Quindi scegli elementi che ti rappresentino, che abbiano un significato per te e ovviamente che si armonizzi con lo stile e i colori scelti. A proposito di colori, la tua palette risulta variegata, armonizzata o piatta e monotona? È molto importante che i colori creino gioco e contrasto per dare un po' di movimento e ritmo alla stanza. Anche quando si scegliesse una palette colori monocromatica è importante giocare con le saturazioni, le tinte e i toni e le sfumature dello stesso colore. Se si ha più di un colore è importante seguire alcune accortezze e ne ho parlato qui e ti lascio il link in descrizione. Oltre a giocare con le varie saturazioni di colore, è essenziale che non sia tutto liscio e a tinta unita, perché l'ambiente risulterebbe un po' piatto. Puoi usare delle fantasie o motivi a pareti, magari con la carta da parati. Se così ti sembrasse troppo, usale nelle tende, nei tappeti o anche solo nei cuscini, nelle poltrone e nei divani. Anche sull'abbinamento delle fantasie ci sono delle piccole attenzioni da fare per un risultato armonioso e piacevole, e anche qui ne ho parlato qui e di nuovo ti lascio il link in descrizione. E lo abbiamo detto tante volte, il disordine non è davvero il massimo per spazi belli, armoniosi e rilassanti. Controlla se ci sono cose in giro che sarebbe meglio riporre. Magari è necessario prendere qualche elemento contenitivo in più. Potrebbero essere delle ceste che oltretutto decoreranno, apporteranno trame e calore all'ambiente. Con disordine intendo anche quello visivo di una stanza magari troppo piena di mobili o oggetti. Valuta con occhi critici se c'è troppo e se ci si possa sentire un po' soffocati. Nel caso, cerca di togliere qualcosa.
anche questo punto è importante per migliorare i propri spazi. Sarai quasi stufo di sentirmelo dire, ma le piante ci riportano e riconnettono alla natura. Sono quindi un elemento essenziale per le nostre case. Non è necessario avere delle selve, a volte può bastare una foglia o dei rami e non c'è stanza, escluso il ripostiglio, che non possa avere delle piante. Ora, vero è meglio, ma se, come me, non dovessi essere proprio un pollice verde, sappi che è stato dimostrato che anche quelle finte, ovviamente che siano verosimili, hanno lo stesso potere sulla mente e questo vale anche a livello di Feng Shui. Se guardi le varie stanze della tua casa, ponendoti queste domande, vedrai che sarai capace di capire dove potrebbe essere necessario un intervento per migliorare gli ambienti. Spero che questo video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Sentiti poi libero di condividerlo con chiunque tu pensi possa essere interessato, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se senti che la tua casa o qualche ambiente di essa non ti rispecchia abbastanza, non aspettare oltre. Prenota la tua consulenza, trovi i miei contatti in descrizione. Se non lo hai ancora fatto, ricordati anche di iscriverti al canale, attiva la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di cuore di essere stato qui con me. A presto!